cari amici di Fondazione, buonasera e benvenuti a Palazzo di Inti Ligabue, sede e cuore di Fondazione. Tra l'altro siete passati attraverso un cantiere di sicurezza, mi ha detto l'avvocato Ferrarese, di sicurezza perché stiamo finendo i lavori per aprire al pubblico e speriamo presto a febbraio 2026. Sono felice questa sera di introdurre un ospite molto speciale in questo dialogo che è stata veramente un'occasione che nasce dall'amicizia con Patricia Low, che mi ha chiamato, mi ha detto ho questo importante artista che apre la sua mostra fino a settembre alla Patricia Gallery Contemporary, e perché non ho fatto un dialogo? E allora sono molto felice, ovviamente tu dissi subito, perché sono felice questa sera di presentarvi un artista, un fotografo, un narratore visivo, ma soprattutto un viaggiatore, Jimmy Nelson. Benvenuto. Jimmy Nelson. I'm always very nervous if you clap at the beginning, so take this back and save it for later. Se si applaude all'inizio, lo applaude all'inizio, You may regret it. Non credo. Le affinità con il lavoro di Jimmy Nelson, che appunto negli ultimi 30 anni, nelle ultime 3 decadi, ha viaggiato per il pianeta, visitando più di 40 paesi, raccontando 30 diverse etnie indigene, sono tantissime. Lui è incuriosito da come queste popolazioni sono custodi di antiche storie, di antiche tradizioni. Poi nel corso della sua carriera ha capito che poteva essere ponte tra diversi mondi, raccontando attraverso il suo obiettivo, che abbiamo qui, la bellezza, la dignità, la forza di questi ritratti, di queste persone, e quindi è diventato proprio ponte tra diversi mondi, quello nostro e quello loro. Le affinità, adesso io non mi metto a citare, però tra le più importanti serie fotografiche abbiamo Before They Pass Away, tra l'altro il titolo è assolutamente azzeccato, 2013, frutto di un viaggio durato 3 anni in oltre 35 paesi, Homage to Humanity 2018, Between the Sea and the Sky e molte altre. Come dicevo, la ricerca di Jimmy Nelson si avvicina molto a quella di Giancarlo, di mio padre, che per 40 anni anche lui ha girato il mondo cercando di raccontare queste popolazioni, alcune anche di queste, i Dani, i Tautbato nelle Filippine, gli Yanomami nell'Amazzonia venezuelana. E anche lui ha sempre cercato di raccontare l'importanza di queste culture che da lì a poco potevano scomparire, la maggior parte sono scomparse. Viviano Domenici, un suo carissimo amico che lo accompagnava in questi viaggi, diceva che lui aveva l'urgenza, quando faceva uno scatto, diceva ma magari la prossima volta che torneremo non ci saranno più, quindi viveva questa urgenza. Prima di andare al nostro dialogo e nel preparare questo dialogo sono andato a rivedermi nel 2003 il discorso che Giancarlo tenne al Teatro Goldoni, un testamento culturale del suo operato. Lui dice: non siamo arrivati in tempo. Siamo riusciti però a raccogliere le ultime informazioni e gli ultimi documenti filmati di alcune popolazioni rappresentate sulla Terra da oltre 5.000 minoranze. Li abbiamo chiamati selvaggi, primitivi, poi diversi, tristi tropici, per anestetizzare il nostro complesso di colpa, popoli in bilico, che si sforzano ancora di sopravvivere alle insistenti invadenti spinte di acculturamento e di omologazione che certamente non contribuiranno a salvare le tradizioni materiali e culturali di questi ultimi nostri fratelli. Io ho assolutamente visto questo messaggio nelle fotografie di Jimmy Nelson, quindi quando Patricia mi ha chiesto ti va di fare? Sì, era stato subito un sì e ti ringrazio per questa opportunità. Per quanto mi riguarda, per introdurre poi quindi Fondazione, il mio percorso in questi 10 anni è stato diverso, forse una via di mezzo tra un percorso artistico di Jimmy e quello più antropologico di Giancarlo. Io ho seguito un percorso della divulgazione, attraverso l'editoria, attraverso pubblicazioni, attraverso mostre. Ho cercato comunque di mantenere questa missione, questa volontà di ricordare la memoria di queste culture, soprattutto di valorizzarne
l'individualità e la bellezza. Jimmy parlerà soprattutto di bellezza. E poi ultimo punto, passiamo a Jimmy, ci accomuna il viaggio. Il viaggio, lui dice che fin da piccolo ha avuto un istinto a viaggiare assolutamente fortissimo, e anch'io con Giancarlo e poi nella mia vita ho visto il viaggio non solo come uno spostamento fisico, ma come un percorso trasformazionale. Quando torni da un viaggio vero, un viaggio in cui ti metti a nudo, esci dalla tua zona di comfort, vivi delle esperienze che poi ti fanno tornare da questo viaggio e non essere più lo stesso. Io partirei proprio da qui. Cosa vuol dire viaggiare? Come è iniziato? Intanto benvenuto. Thank you for the introduction. As again, don't start clapping just yet. One thing I just heard briefly translated, and I think it's very important to assess stepping out of your comfort zone. For me, when I step into worlds like are illustrated here behind with the Dani in Papua, I actually step into my comfort zone. Allora, innanzitutto grazie per la presentazione, non applaudite, e una cosa che ha colto, in particolare questo di uscire dalla comfort zone, è quello che gli succede quando entra in contatto con queste popolazioni, qui per esempio siamo in Papua Nuova Guinea, il fatto che lui entri nella sua comfort zone. And what do I mean by that? I often feel quite uncomfortable here. Now, it's not personal, it's not with you as individuals, but in the developed world. Il fatto che qui piuttosto, senza niente di personale nei vostri confronti, ma si sente quasi più a disagio qui, ovvero nel mondo sviluppato. I often feel I live a bipolar existence. I don't have a mental disorder, although some people would perhaps think I do. A volte si sente questa bipolarità, non che abbia qualche malattia mentale, come magari qualcuno può pensare. What I mean by bipolar is I live in two worlds, and I'm trying to create a balance between the two of them. È bipolare nel senso che vive in due mondi e cerca di creare un equilibrio tra queste due realtà. In one of the worlds you have Jimmy sitting in front of you this evening. I'm 57 years old. In un mondo avete qui Jimmy davanti a voi, Jimmy che ha 57 anni. My alter ego is sitting over there. Il suo alter ego invece è seduto lì. You cannot see him, but he is 7 years old and he's also called Jimmy. Ha 7 anni, non lo vedete, non riuscite a vederlo, ha 7 anni, si chiama Jimmy anche lui. And in the last few years, I'm trying to create a balance between the two Jimmys. The middle-aged, bald, white, very privileged Northern European male. E negli anni ha cercato di creare una sorta di equilibrio tra questi due Jimmy. Quindi il Jimmy bianco di mezza età, europeo. One who is often afraid, one who is indoctrinated, one who perhaps does not have hope for the future, one who is perhaps even afraid of dying. Quello indottrinato, quello a volte senza speranza, magari che teme il futuro. Next to the Jimmy over here who is 7 years old, who is fearless. He's curious. Il curioso Jimmy, quello di 7 anni. He's hungry. Affamato. He is insatiable Insaziabile. to live. Di vita. And he sees no borders. Non vede confini, non ha paura. So my life is this balance between these two worlds, between sitting here in front of you, often very afraid because of life's experiences. Quindi vedete il Jimmy che è seduto qui, di fronte a voi, che ha paura perché quello che gli è successo nella vita. And the bipolarity is when I disappear off into the wilds of the world as little Jimmy of 7, and I receive and embrace. E questa invece bipolarismo, quando si immerge in questi mondi sconosciuti e torna il Jimmy, quello che invece non ha paura, quello aperto all'avventura. I think perhaps I need to explain a little for this search of this bipolarity. As a child between the ages of 0 and 7, I traveled globally. Spieghiamo un po' questo bipolarismo. Tra l'età dai 0 ai 7 anni, Jimmy ha sempre viaggiato. My father was a geologist, not too dissimilar to yours, not a collector of rocks as opposed to art and history and archaeology.
Era un geologo suo padre, non nel senso del padre del presidente, ma più che altro nella raccolta di rocce. And he was very much a catalyst for this journey. So for the first 7 years of my life, he introduced me to every continent of the world, also including Antarctica, which I never had visited when I was a child, but prior to my birth, he'd lived there for 10 years. Quindi il padre si è fatto promotore di questi viaggi, dagli 0 ai 7 anni ha viaggiato in tutto il mondo, persino le ha fatto scoprire l'Antartica, anche se lui fisicamente non c'è mai stato, perché il padre c'era stato prima della sua nascita. And I'm occasionally accused of exaggerating, mostly by my adult children. But up until the age of 7, I felt, and the older I get, hopefully the little wiser I become, truly connected with everybody I met, everywhere I went, every race, every culture, every language, every tradition, and myself. Quindi forse a volte viene accusato anche di esagerazione, però ho sempre pensato che più diventava vecchio, forse diventava più saggio ed era anche più connesso con tutto quello che vedeva. And at the age of 7, my parents, in their wisdom, decided it was time for me to be educated, traditionally, not in the wilds of the world. And I was sent to an institution in the UK. And for the next 10 years, I disappeared. I lost myself. Così i genitori poi, quando compì 7 anni, i genitori decisero che doveva essere educato, quindi portato fuori da questo mondo selvaggio, e così fu portato in un istituto, in un convitto nel Regno Unito, e per i 7 anni successivi fu così che sparì. And the education I was meant to receive was the complete opposite. I received one of fear, one of hate, one of heavy indoctrination that I, as Jimmy, in all my eccentricities, and I was told, abundance of inadequacies was not relevant. E quindi ha ricevuto questa educazione che era totalmente all'opposto di quello che era il Jimmy nel mondo selvaggio, un'educazione che lui ha vissuto con paura, con odio, un indottrinamento che gli veniva detto di essere eccentrico e quindi doveva abbandonare tutto quello che non si conformava a questa istituzione. As a teenager, I had a lot of turmoil, and it was an internal turmoil. I could not share it. And I could not understand why I wasn't allowed to be in the world, to be free, to be connected, to be loved, and why I had this 10-year imposition of being in this space. Quindi a 13 anni ha subito dei tumulti interni che non condividerà, però non capiva perché non gli fosse permesso di essere ancora selvaggio, amato, libero, quello che invece era stato precedenza. Then when I was 16, I had my first lucky break. 4 things happened to me. I returned on a journey from my parents in the Congo, in West Africa. I had cerebral malaria, a temperature of about 42 degrees centigrade, so I was really ill. My parents decided the Catholic Jesuit priests who were meant to be looking after me would do a better job than they would. Then I was given the wrong antibiotic. Then I was locked in a room for 2 weeks because I was contagious. And 2 weeks later, I will give you the punchline in a minute after the translation. A 16 anni gli è successa una cosa così fortunata, nel senso che nel ritorno da un viaggio nel Congo ha contratto la malaria. I genitori decisero di dargli quell'istruzione cattolica che probabilmente i genitori non erano in grado di dargli. Per un antibiotico sbagliato ha passato 2 settimane in isolamento e... So this sort of Molotov cocktail of experiences. 2 weeks later I opened the door and I was greeted by 400 Catholic Jesuit priests and 1,000 little boys. And they all looked at me and unanimously, I'm exaggerating, they went, "Oh, my goodness me, you've changed and wow, you've become ugly." Dopo 2 settimane di questo cocktail di Molotov, chiamiamolo così, apre la porta e tutti questi preti gesuiti e migliaia di ragazzini lo guardano sconvolti e gli dicono: ma sei cambiato, non sei diventato brutto. And I had felt ugly since the age of 7, and it was an internal issue. But the ugly had become an external issue for my peers and my teachers because I'd lost all my hair. Fino a quando aveva 7 anni si era sentito brutto, era una questione interna, però poi questa bruttezza si era riproposta nel momento in cui lui si vedeva così.
The irony is, at the age of 57, most men my age, unlike you, Inti, have lost most of their hair. Homage. So people go, what's the problem? I can tell you the problem was that it wasn't the hair loss, it was the fact that I was seen as different. And I didn't want to be different, I wanted to belong. Non era tanto il fatto di aver perso i capelli, il fatto che veniva visto diverso, quando lui invece voleva essere parte. So in that isolation, you develop an unbelievable sensitivity and empathy for the other who is different. Quindi in questa sorta di isolamento si sviluppa una fortissima forma di sensibilità e l'empatia per chi non va come lui. And luckily, as I was told by my parents and all the priests, I was never going to be an intellectual or an academic, so I'm quite a simple soul. So I thought, how am I going to solve this? I had as a child, and I think most of us are of an age where we had analog avatars as opposed to digital avatars, I had a hero. Quindi anche in questo caso era un'anima semplice, gli è stato detto non diventerai mai un intellettuale e in particolare da piccolo aveva questo sorta di amico immaginario. Okay, I'm going off on a tangent. And the hero was Tintin. Anzi era un eroe, diciamo, era Tintin. And Tintin went to Tibet. And in Tibet he lived with lots of little children with no hair. Che Tintin era stato in Tibet, dove aveva vissuto con tantissimi bambini calvi. So in my anger, in my fear of myself, let alone the world, I didn't tell anybody. I bought a one-way ticket at the age of 17 in 1984, and I disappeared off into Tibet for 3 years. Quindi senza dire niente a nessuno in questo mix di rabbia, di paura, aveva 17 anni, ha comprato un biglietto di sola andata per il Tibet, nel 1984, ed ha trascorso 3 anni in Tibet. I didn't leave as an explorer, I didn't leave as a photographer, I didn't leave as a geographer, let alone as an anthropologist. I left as a teenager who was terrified of looking at themselves in a mirror. E non è andato in Tibet per fare l'esploratore, il geografo, l'antropologo, è partito come un teenager carico di paura che non riusciva a guardarsi allo specchio. But I was desperate to find somebody who would see me, but perhaps not see me, but feel me. Ed era disperato alla ricerca di qualcuno che potesse vederlo, ma non vederlo per guardarlo, ma per sentire quello che aveva dentro. And I didn't know Tibet in 1983, 1984 had been shut for the better part of 30 years. So I wasn't a guest, I was an uninvited teenage visitor, but I was one of the first Westerners to experience a culture that was in severe lockdown. For the last 30 years, a power had come in and claimed a whole other culture and destroyed it as a result. Yet in that lockdown, this culture that was in this severe pain, and if anybody has ever been or aspires to go to that part of the world, they're some of the richest, most sort of embodied human beings. Despite that pain, they didn't judge me, they didn't admonish me, they didn't blame me for that. They embraced me, saying, we feel you, we feel you. E con tutte le difficoltà che aveva vissuto quel paese nei 30 anni precedenti, nessuno c'era mai stato, era in uno stato di lockdown, nonostante vivessero lì le persone più ricche anche dal punto di vista umano, non è stato giudicato, non è stato cacciato, ma anzi è stato abbracciato e gli è stato detto, io ti sento. Is everybody following? Okay. I'll go a little bit deeper, then we come up to the light. Andiamo ancora un po' in profondità, poi usciamo verso la luce. At the end of the 3-year journey, I had been literally, physically, emotionally embraced by this culture. Alla fine di questi 3 anni è stato letteralmente abbracciato in senso fisico, in senso emotivo. And I started to breathe for the first time in years. E dopo anni ha cominciato a respirare. And the conclusion of that breath was the first person I fell in love with. I didn't understand it at the time, but in hindsight, yeah, I fell in love. Yeah. Quindi col senno di poi non se ne era reso conto, però quel primo respiro era di essersi innamorato. I lived with a nomad family for a month, and they had this unbelievably beautiful daughter. And we used to travel with the family in the back of this truck, and to stay warm, you had to embrace each other. So there I was, terrified of being touched by any human being.
yet been embraced by this family and this wonderfully beautiful daughter. Aveva vissuto quindi con questa famiglia che aveva una figlia che per lui era bellissima, viaggiavano nel retro di un camioncino dove dovevano stare tutti stretti, ammassati, abbracciarsi. Lui aveva il terrore di essere abbracciato. But she wasn't embracing me for a potential love affair. Non per amore, non lo abbracciava. Her family were embracing me to keep me alive. La famiglia l'abbracciava per tenerlo vivo. And the emotions I felt for her were the catalyst for the first ever photograph I made. E sono state le emozioni che provava per questa ragazza che lo hanno spinto a fare le prime foto. I was a very bad photographer. I had an analog camera, which I'd never used before, and I had 4 rolls of film, and I think there were only 4 exposed images in the 3 years. Quindi utilizzato questa macchina fotografica analogica, aveva 4 rullini e di questi forse ne ha stampati solo forse 3 foto. But one of the 4 pictures was of my first love. She never knew it. I never said anything to her. Ma una di queste foto era proprio del suo grande amore, non glielo ho mai detto, lei non ha mai saputo che lui fosse innamorato. And that was published, and that was the beginning of the journey. Quella è stata stampata, è stata pubblicata, è stato l'inizio del viaggio. And still today, my adult children go, "Dad, you still can't make pictures," but that's another story. Jimmy, prima di andare nel tuo percorso attuale fotografico, quello per cui sei più conosciuto, oggi tu descrivi e racconti bellezza, ma i tuoi primi viaggi, le tue prime esperienze fotografiche, mi raccontavi, hai visto la crudezza della vita come reporter di guerra. Ci racconti in breve questa parte qui e poi voglio andare direttamente sulla storia più bella dei tuoi viaggi e raccontare la bellezza dell'umanità. Not to correct you, I was not a war reporter. I was not a photojournalist. I was a lost soul with a camera hanging around my neck, justifying the association, the search of somebody else's pain on the verge of death to alleviate my pain. Per una piccola correzione, non era proprio un reporter di guerra, lui era un'anima persa che girava con la macchina fotografica per andare a cercare chi stava quasi perdendo quella vita e quasi per salvarlo, per alleviare il dolore di quelle persone. But for a period of 6 years, it didn't matter where I went or how close I came to death or witnessing the death of others. No matter what picture I made, no matter what story I told, nobody was interested. In quei 6 anni, non importa quanto fosse stato vicino alla morte, quanto avesse visto la morte da vicino, ma sembrava quasi che quelle foto non avessero importanza, non le potesse fare. But what I did begin to feel in that moment of death, of myself or of others, I saw a light, I felt a beauty, I felt a kindness, I felt a humanity. And in that space of nothingness, there was this ultimate embrace. And that's when I decided many, many years ago, and it's taken me half a lifetime to better understand this, was to present the human being in the potential of beauty, not that of destruction. No. For me it's quite simple, but I hope, yeah. Quindi sentendo la morte quasi sono arrivato a vedere la luce, l'umanità, quello spazio che mi portava all'abbraccio e dopo molti anni ho capito anche che più che quella cosa che dovevo abbracciare era andare verso l'umanità e l'abbraccio stesso. So it's a deep, unendingly deep journey of my sustainability. Salvation sounds a little bit religious, but how can I find a sustainable way of being and looking and feeling like Jimmy? Alla fine di questo viaggio così profondo, in cui ho trovato questa sostenibilità, forse salvezza è un termine più religioso, ma come potevo ritrovare quel me, quel Jimmy? So in many ways, and I referred to it last night with Patricia in your gallery, I think it's a nice bridge and coincidence we are here in Venice, where it is said that the first mirror was invented.
What I've been trying to do is redefine how I see myself by looking in a mirror. But I'm only just at the age of 57 daring to do that by having spent the last 40 years seeing the other in a place of pride, in a place of dignity, in a place of wealth, in a place of elegance, ultimately in a place of humanity, as I aspire self to be. Quindi, come ne parlava anche ieri con Patricia, il fatto che a Venezia sia stato inventato il primo specchio è significativo. Il modo in cui ridefinisco me stesso all'età di 57 anni e dopo aver passato 40 anni a guardare gli altri e soprattutto a cercare quell'orgoglio, quella dignità e quell'umanità. So coming from that dark space of childhood, teenage years and early 20s, to come into the space where I live now, where I love life, and I don't use a single narcotic, trust me, that space of light and being has come by having spent the last better part of 40 years on bended knee at the foot of the other. E dice, uscendo da questa oscurità di quando era un adolescente, di un ragazzino, trovando uno spazio in cui lui ama la vita e non fa alcun uso di narcotici, di droghe. È uno spazio di luce in cui adesso si è trovato in questi 40 anni, soprattutto arrivando di fronte agli altri in ginocchio. È proprio lì vorrei arrivare. Quando viaggiare oggi, diciamo una delle complessità di viaggiare oggi può essere la lingua, sicuramente non la logistica. Viaggiare oggi e entrare in contatto con queste popolazioni, quelle rimaste, è sicuramente difficile, o quando l'ha fatto Jimmy. Quando lo faceva Giancarlo, un modo antropologicamente per entrare in contatto con queste popolazioni è il dono. Tabacco, qualche utensile, un coltello che possa creare i primi contatti e aprire le porte alla fiducia. Jimmy dice in diverse interviste che, e Jimmy è uno che in termini di box ti entra nella guardia, l'avete visto abbastanza velocemente. Jimmy dice che per entrare in contatto con queste popolazioni bisogna rendersi vulnerabili. Cosa intendi? It's a very good question, thank you, and probably the most important question. And again, this is now I'm only beginning to understand this. When you reflect back on the Jimmy of 7 who's over here, metaphorically, he had nothing to lose. The Jimmy of 16, when he ran away, had nothing to lose. Il Jimmy, adesso diciamo anche questo con il senno di poi, è un'ottima domanda proprio sulla vulnerabilità. Ora capisce e riflette su quel Jimmy di 7 anni, che quel bambino, e anche quando era un adolescente, quando è scappato, quello non aveva nulla da perdere. So when you feel, and this is very melodramatic, but I was a melodramatic teenager and I'm told I'm a melodramatic adult, but when you feel that deeply, then it doesn't matter. You become essentially fearless. Agli sempre ha detto di essere molto melodrammatico, sia da bambino sia oggi, ma quando si sente questo in profondità è perché non c'è questo timore, non si prova questa paura. So you jump unapologetically, without consequence. Si salta nel buio, senza conseguenze, in modo quasi apologetico. Into the womb of the other. Nel grembo dell'altro. And if there is no agenda, if there's no schedule, if there's no expectation other than that embrace, you give yourself an unending period of time for that connection. And I'll get into it more detail in a minute. E se non c'è un programma, se non ci sono aspettative, si crea questo abbraccio in un tempo che può essere veramente espanso e molto lungo. E ora vediamo il tempo. Because if you travel with an entourage, if you travel with a multitude of, all due respect to translators, we don't have months to sit here tonight, so we've got to get to the core. Se si viaggia con un entourage, un gruppo, anche con, insomma, si usa la traduzione, quindi qualcuno che fa da interprete. If time is unending and limitless, you trust yourself and your intuition that you'll find a way to communicate through, I often talk about aligning your heart, the rhythm of who you are as a human being that transcends how you look, because it was all about how I looked.
how you feel, how you smell, how you dance, how you sing, how you talk, how you dress, crawling into the DNA of the other to be seen as an equal. C'è questa sensazione di incontro, di come ci si vede, di come ci si sente, di entrare, di allineare quasi il battito cardiaco per entrare nel DNA della persona che si ha di fronte. And I don't know whether I will ever achieve that, but that's the aspiration. And in that process, you submit, literally, at the feet of the other. And in that process, you strip away, and going back to the losing of hair and losing of dignity and losing of self, you strip yourself away to the core essence of who you are, at the foot of the other. Ci si libera di tutto in questo momento, ci si sottomette, ci si mette davvero ai piedi della persona che si ha di fronte e in cui ci si rispecchia. And again, it's melodramatic, but this is how I'm going to describe it. And you ask for help. Ancora anche questo in senso melodrammatico, però è come se si chiedesse aiuto. So if I come to Inti and he is your boss, I don't come to his village to tell you how to tell your community to be. I come on bended knee, being lost, being often in pain, being afraid, having no way of communicating. Senza modi di comunicare. I'm here to see you. Sono qui per vederti. But that's not a simple process. If I was to come with myself, an entourage, and most importantly my ego and an agenda, it would be impossible for us ever to connect. Con tutto il suo entourage, con il suo ego soprattutto, sarebbe impossibile entrare in questo processo. But if I come as a broken human being, and I sit on bended knee and I say, help, all the pictures I make are from a very low perspective for many, many reasons, but you're looking up at people, much the same as the Dani here. I'm not looking down on them as if I know everything. And if you look up and you give yourself limitless time, there's a gradual building of connection. Touch. Graduale costruzione di connessione, di tocco, avendo un tempo infinito, illimitato. Respect. Dal basso. Can you stand up? Ultimately, it becomes adoration. Adorazione quasi alla fine. Stand up straight. No, this is the lights here. Yeah. No, this way, there's lights here. But this takes days and days and days, and then, there's something here. And then it's an odor, it's a homage to another human being, because as Ninti looks, was my dream, but it will never be. But show me a way to feel the way you do. Fammi vedere un modo di sentirmi come sei. Show me how you live. Mostrami come vivi. Show me how you breathe. Come respiri. Show me how you love. Come ami. And maybe 40, 50, 60 years later, I will get closer to understanding how I can be that myself. Forse dopo 40, 50 anni posso comprendere un modo in cui posso rivedermi e sentirmi me stesso. And then if you're weeks into this process, eventually there is a trust, because I'm not here to hurt, I'm here to see, I'm here to honor. È un rapporto di fiducia che si va creando, perché sono qui per onorarti, per omaggiarti, non per farti del male. And to make that process as time-consuming and as difficult and as invested as possible, ci vuole tanto tempo e ci vuole tanta energia e tanto sforzo. I make it as cumbersome as possible by using this camera for one moment. E in particolare lo rende anche un po'. Quasi che fa fatica usando questa camera, questa macchina fotografica per un solo momento, per un solo istante. Does this make sense? Sì, assolutamente. Yeah? But it's when you take away the time, you take away the objective, and you bring it deep into your need, the hunger to survive, you enter into a whole different space of communication. Si arriva ad una scala di comunicazione completamente diversa quando si toglie l'idea del tempo e si è spinti da questa fame, da questa necessità. As I've become older, I've tried to understand how I've collected this palette of ability. And I was listening recently to, I'm going off a tangent now,
a podcast on quantum physics. Ready? Yeah. Okay. Un podcast sulla fisica quantistica, invecchiando, ha curato questa serie di abilità. And this very learned scientist, before he lost me in his podcast, explained at the beginning how, as human beings, we are infinitely capable of anything. Questo scienziato spiegava come siamo infinitamente capaci di grandi possibilità, noi esseri umani. And that infinity begins in childhood. E questa infinità inizia nell'infanzia. When there are no questions, there are no limitations, and only everything is possible. Non ci sono limiti, non ci sono domande, tutto è possibile. And as we leave childhood, we enter the professional life. We put borders, walls, and order around our existence, and we limit ourselves to what is possible. Dopo l'infanzia si cominciano ad erigere muri, limiti, e nell'età adulta quindi si pone. So by leaning heavily into my need to survive, I lean back to the intrinsic capabilities of a child. Mi baso quindi, mi affido a queste capacità intrinseche del bambino. And the trust that the integrity and the purity of what I need will be felt and seen. Quindi la fiducia, la purezza di quello che ho bisogno quando relaziono si vede e si sente. Hence, a form of communication. Certo. Da qui arriva la forma di comunicazione. Senti, entri nella guardia e guadagni la fiducia di queste popolazioni rendendoti vulnerabile. Il tuo modo di fotografare, hai un banco ottico qui. Come nasce una foto come questa? How much time do we have? That's two questions. Okay. Are you ready? Are you interested? Interessati. Okay. I need your lovely wife to come and help. Can you come? Yeah. No, bring your iPhone with you. Okay. You reminded me of this story. Not so long ago, I was giving a talk to a group of very beautiful people like you, and you waved your iPhone at me, and you said, Jimmy, why bother using this when you can use this? Tempo fa era davanti a un pubblico, a un incontro con dei ragazzi, e una persona, un ragazzino, gli diceva, con il suo telefono, con l'iPhone in mano, lo sventolava e diceva, Jimmy, ma perché fai tutto questo? I said, what do you mean? And then the teenager said, you must be very old and very stupid. Cosa intendi? Il ragazzino gli ha detto, ma devi essere molto vecchio e molto stupido. Life has become very easy nowadays because there are 6 billion photographers on the planet. Adesso la vita è diventata molto più semplice, ci sono 6 miliardi di fotografi in questo mondo. So Jimmy, you're redundant. Ormai sei da licenziare, quindi gli ha detto. The other day somebody said there's also a Jimmy Nelson AI, so you can really go to bed now. Addirittura qualcuno ha creato Jimmy Nelson con l'intelligenza artificiale, quindi adesso lo possiamo mandare via. And I panicked. È andato in panico. And then I said, but don't you understand my need? And the whole of the audience, who were teenagers, went, no. Ma non capisci le mie esigenze? E la maggior parte dei ragazzi, del pubblico, diceva no. Because this very cheeky teenager put his finger on the button of the iPhone and went. Questo ragazzino ha cominciato a fare fotoraffica mettendo semplicemente il dito sul pulsante. I've just made 1,000 pictures. Ha fatto migliaia di foto. And they're already online. E sono già online. And they're probably better than yours. Magari sono anche meglio del tuo. Because they're more contemporary. Sono più contemporanee. So what the hell are you doing with this old analog Cosa stai facendo con questo 10x8 camera? 10x8? So I realized I was stuck Quindi ero bloccato in the communication. in comunicazione. Because if I was to go deep into the technology, they would already be asleep. Si sarebbero solo addormentati se avesse cominciato a raccontare come funziona la tecnologia di questa macchina. So I decided, and this is not to patronize you, Senza voler essere accondiscendente, bear with me, it's Jimmy, the little boy, telling this story. I said, what do you feel when you go? cosa provi quando cominci a fare fotografia? And he went, nothing. Ha chiesto a questo ragazzino e gli ha detto niente. I said, well, maybe that's the problem. Questo è il problema. And then he asked me, so what should I be feeling? E allora gli ha chiesto ma cosa dovrei provare?
I said, well, what do you want to feel? Che cosa vuoi provare? He says, I don't need to feel anything. I get told what to feel. Ah, io non devo provare niente, mi dicono quello che devo provare. And I said, I don't agree. Ma gli ho detto, non sono d'accordo. And they looked at me very confused. Tutti lo guardavano molto esterfatti. I said, okay, let's use a little bit of we make a segue. Ok, cerchiamo di fare, diciamo, un'alternativa, no? Okay, I'm going to give you two options, something very, very, very important in life. Vi darò due opzioni per fare una cosa molto importante nella vita. And it has nothing to do with taking a picture. E non c'entra nulla con la tecnologia. It's the one thing we all want to feel. Old, middle-aged, bald white men like me, or beautiful, handsome teenagers like you. È una cosa che tutti vogliamo provare, un vecchio come me oppure voi ragazzini. We spend the whole of our life looking for a kiss. Tutta la vita la trascorriamo aspettando un bacio. So immediately, maybe you don't blush because you've had a bit of experience. Magari voi non arrossite perché avete già esperienza. But this audience of teenagers all went very red Ma tutti i ragazzini teenager sono diventati rossi. because this was the need of today. Perché era la necessità del giorno. Okay, I'm going to give you two options to kiss. One is with your iPhone. Allora dice, vi do due opzioni. So Per tomorrow you go to the school square and you press the button and you can kiss everybody. Quindi, instantly. vi bacio. Domani andate al cortile della scuola, cominciate a sparare a raffica e quello è un tipo di bacio. You don't have to ask. Non bisogna. You don't have to beg. You don't have to flirt. Non serve fare flirtare con. You don't have to swipe. And you don't have to pay. E non si deve pagare. It's instant success. È un successo istantaneo. 1,000 times. Mille volte. Would you like that? Vi piacerebbe? So everybody went, yeah! So I said, okay, this is option one. Don't get too excited, okay? Relax. Rilassatevi però, questa è l'opzione 1. This is option one. Now bear with me. Option two is, it's also metaphorically using a camera, but it's using this. Metaforicamente l'opzione 2 consiste sì di usare una macchina fotografica, ma di usare questa. But the problem is with this camera, you can't go. Non si può fare fotografica con questa. The chances of you in a period of 3 months making even one picture as good as the 1,000 you made in that second are very, 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 very slim. Sono davvero poche le possibilità di fare in 3 mesi una foto fatta bene come quella che è stata fatta con l'iPhone. But the thrill is you're still looking for that kiss. Ma l'emozione, quello che ci dà la sensazione è che si vuole ancora dare quel bacio. But, and this is the crux, E questo è il punto focale. I think I don't want the kiss. Quello che penso io è che non voglio il bacio. I do, of course I want it. Sì, ovvio che lo voglio. But the more complex, the deeper, the more layers of human emotion that are required in the complexities of getting into that moment where everything perfectly aligns. Ma diciamo, quella sensazione, quella competenza, quell'insieme di strati che portano al momento in cui tutto si allinea. If you've spent 3 months carrying this camera to the bottom of this waterfall in front of the Dani, and you cannot see the picture you're making on this analog sheet, but you instinctively go into a space of what you feel, and you trust maybe the one sheet of film you put in here that will take 3 seconds to expose, and you won't see it for another month until you get home. Se per esempio si trascorrono 3 mesi per fare una foto alla base della cascata, senza vedere quello che sarà il risultato, ma si trova un proprio spazio in cui si sente da dentro che quella sarà la giusta luce, la giusta posizione per poi avere l'esposizione. You are so desperate to make that kiss, but it's almost impossible. So you invest everything in the process. Si è così disperati, si vuole così tanto quel bacio e si va ad investire nel processo che porta a quel bacio. And that's literally 3 months at the feet of you. And the climax of the picture, which you don't see for many weeks after, isn't about the picture. It's the embrace I receive from you, having been seen
by me obsessively looking for that kiss. Does this make sense? Okay. But it's difficult. But it has to be difficult. That's the whole art. È tutto questo il senso. If you don't make it difficult, you don't feel it. Se una cosa non è difficile, non la si sente. But isn't this the sadness of modern day humanity? We're over-synthesizing, by leaning deeply into technology that will solve all our shit for us, we stop feeling. Questo immergersi, questo appoggiarsi completamente alla tecnologia, alla modernità, va a finire che non si prova più questa sensazione. So I will never make the perfect picture. I try so hard. Non farà mai una foto perfetta, per quanto ci provi. But all I see here are human mistakes. Quello che vede qui, tutto quello che vede sono degli errori umani. But I do see I made this picture. Ma vede? I see all the signatures of Jimmy's struggle. Tutte le firme, tutte le caratteristiche tipiche della difficoltà di Jimmy. To connect, to see, and to share the magnificence of the beauty of this humanity. Per collegarsi e per vedere la magnificenza di questa umanità. And maybe how I define what magnificence is. It's no disrespect to you. E magari definisce che cos'è questa magnificenza senza voler mancare di rispetto. But it's that bipolarity of existence. What is wealth? Is this wealth or is this wealth? Ma per definire questo bipolarismo, che cos'è il benessere e la ricchezza? È quello che abbiamo o è questo? Or perhaps it's both in balance. O magari le due cose in equilibrio. So as we sit here in this extraordinary heritage of art and culture and possibility, how do we lean into humanity to make sure that this remains forever? How do we deeply bury one foot in heritage, in history, in culture, in humanity, and how we feel, and let the other foot fly into the future? Quindi trovandoci qui in questo straordinario patrimonio, ricchezza, ma magari mettendo un piede in questo, lasciando andare, lasciando correre l'altro piede, appoggiandoci a quelle che sono le nostre necessità. Am I going too personal? Sta andando troppo sul personale? Are people following in the but it's the struggle. But can I kiss her? Yeah. Later. Don't make it. No. Yes, you can go. No, you're forgiven. Can I see all the? Can I see the? Sorry. Can I see the 1,000 pictures you made? But it's a very childish analogy. But do people get it? È un'analogia molto infantile, però è chiara, no? Si capisce. I have many heroes in the creative and artistic world and in life in general. One of them is Richard Avedon. Yeah. Richard Avedon è uno dei suoi eroi, I follow humbly in his footsteps. He used a 10:8 camera. Lui usava la 10x8 e segue un po', diciamo, i suoi passi in modo molto umile. And he photographed humanity, rich and poor, ugly and beautiful. E lui fotografava l'umanità, i ricchi, i poveri, i belli, i brutti. And I never met him, but upon reading his autobiography, he died in a studio whilst he was taking a picture. And the last two sentences he said, if I'm right in saying, I'm sure this has been embellished, were, I want to see humanity and all the beauty that I feel. I love people. Non lo hai conosciuto, sa che è venuto a mancare mentre era nel suo studio, forse questa cosa è stata anche un po' infiorettata, ma diceva, una delle sue ultime frasi, voglio vedere l'umanità, la bellezza dell'umanità. So in that struggle, it's unbelievably difficult, essentially impossible. I'm creating a mirror of what I see and feel. È difficilissimo, è un tentativo molto difficile, ma voglio vedere, diciamo, è uno specchio di quello che voglio vedere. Unbelievable kindness. Una gentilezza incredibile. Unbelievable softness. Una dolcezza, una delicatezza. Unbelievable safety. E una sicurezza incredibile. Because we see each other. Perché ci vediamo, ci guardiamo. Una domanda un po' più scomoda rispetto alle altre.
Yes. La critica ti sottolinea Stop. No, it's a joke. una estetica scenografica e costruita. Come equilibri la tua estetica della bellezza e l'autenticità? The critics are right to ask these questions. La critica fa bene a fare queste domande. And they often confront and hurt. Spesso fanno confronti e fanno anche male. And they've been around for a long time. E esistono da tanto tempo. And they will remain. E rimarranno. But it's my journey and my mission to answer those critics. È il suo viaggio e la sua missione quella di rispondere a queste critiche. Not to say how they are wrong from their perspective. Senza dire che sbagliano dalla loro prospettiva. They're right if you put it into the context of history. Hanno ragione se lo mettiamo nel contesto della storia. But to better understand my story, my journey, and my context, and my narrative, and explain. Ma bisogna capire il suo viaggio, la sua storia, la sua narrativa. Not as a qualified anthropologist, archaeologist, ethnologist, journalist, photographer, but purely as Jimmy, an artist. Non come antropologo, geologo, ma come Jimmy, come la persona. And explain that this is exactly how it is. Spiegando che questo è esattamente così com'è. Because this is exactly how I see it and how that's valid. Come io lo vedo e come è valido per me. We have rarely questioned throughout history, even today, how we see ourselves in the developed world. Di rado capita che ci siano delle domande come ci vediamo noi stessi nel mondo sviluppato. When we have directed, celebrated beauty in all forms of our society, we applaud it and we aspire to be like it. Quando ci sono delle forme di società celebrate a cui si aspira ad essere. Because that's this possibility of beauty and wealth and success. Possibilità di ricchezza, di bellezza, di successo. So we don't question it. Non le mettiamo in dubbio. But if we invert the narrative and shine the same light of dignity, beauty, order, direction, and communion on people like this, that hurts. Se invertiamo queste domande e la mettiamo a una questione di dignità, di direzione, di comunione anche di popolazioni come queste, il processo cambia. So it's my mission, my job as an artist, to bring you into the journey, into the mirror that I feel when I'm in communion with these people. Quindi la mia missione è quella di portare voi in questo viaggio, mettervi davanti a questo specchio in cui io vi vedo quando sono in comunione con queste persone. Not as a documentarist, not as a journalist, but as an artist who feels they've seen the light of their existence whilst living in communion with the others. Non come un documentarista o un giornalista, ma come un artista che ha visto la luce quando ha vissuto in comunione con queste realtà. Stiamo arrivando alla fine di questo dialogo e ho le ultime due domande. Le tue fotografie sono comunque un archivio della memoria e della storia di queste popolazioni, ma quando scatti il tuo desiderio è maggiore quello di celebrare queste culture o il fatto che potrebbero scomparire da qui a poco? A cosa pensi? A cosa dai priorità? Cioè, pensi a celebrarle o pensi che questa foto potrebbe essere l'ultima? Good question. Let me breathe a minute to take you with. But also one of not necessarily conservation, but how can we, as a group of people, persuade the Dani, amongst others, that their humanity, their traditions, their history, their legacy, as is important as ours. So as we travel into the future at breakneck speed, the majority of the people I meet in these circumstances are now on social media. So they are connected
instantly to the world as it's escalating at break. How can we create a new narrative of respect, of honor, and of need? Not too dissimilar to my need of salvation is a little bit melodramatic, but the need to survive in the embrace of the other. How can we create a new narrative whereby they take this ancestry, they take this heritage, they take this human living applied art into the future? Certo. Prima di chiudere, e poi eventualmente lasciare spazio a qualche domanda se vi fosse, il viaggio, torniamo al viaggio. Yes. È più ricerca o fuga? Is it more research or escape? Good question. Thank you for asking. It was till almost 5 years ago an escape. It was a fear. Patricia knows me quite long. It was a fear of the past and a need to escape into the future. But I don't believe that escape is sustainable until you turn around and literally and metaphorically embrace the past, understand it, empathize with all the people and the scars you've received, and carry them with you on a daily basis in an embrace into the future. That bridge can only come when you eventually look one day in the mirror and go, Jimmy, you're beautiful. Maybe not aesthetically as you would aspire to be, but you feel the integrity and the beauty of you and the validity of your existence and that moment of personal embrace. Until the circle is complete and I like myself, it will always be an escape. The moment that begins to happen, and it's very fragile and very tentative and very vulnerable, you enter into a whole new space for which I was terrified of. If I dare admit that I'm valid, and if I dare admit that I need to receive and give love in a relationship, maybe the journey, the flight is over. It's not. I'm now running at breakneck speed into the future, but also embracing the past, aspiring to live after the age of 57 for another 40 years. Optimistic, I know, but it could be possible. But the same energy, the same enthusiasm, the same hunger to keep that bipolarity healthy between Jimmy as he ages and the Jimmy is 7 is now embraced and better understood. I'm not there yet, but it's better understood. Jimmy Nelson. Sono domande? C'è qualcuno? Prego, non usiamo microfoni perché credo ci sentiamo. Now, I wanted to ask, because you explained a little bit about the process of taking the pictures and obviously the delay in time between taking the picture and seeing what the result is. Are there then subsequent moments where the people who are photographed view the images you've made of them? Good question. La domanda è se questo processo che richiede anche molto tempo per scattare le fotografie, e chiedeva se i soggetti delle fotografie hanno poi avuto l'opportunità di vedere queste foto. It's an amazing question, a fascinating question with an even more fascinating answer. Domanda davvero affascinante con una risposta ancora più affascinante. In the moment, no. No, wait, there's a bridge. Because it's analog. You have to be super patient. The intention is to return. L'intenzione è quella di ritornare. I have a small foundation whereby it's reciprocal. What I'm given, what I take, what I sell, what I hang, what I talk, what I published, the dividend within the studio is returned. Not only is an element of the materialism returned to consolidate or persuade to how do you say, I'm thinking in Dutch now, koester, hold that culture. I always take the books and the pictures. Very excited, very proud. I've finally done something good in life.
So you walk into a community and there's, hey, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Often there is many years in between, but there's always a memory, an embrace, and then I've come with gifts, and they always say, well, what are these? I go, well, they're my books, and they go, yeah? And I said, look, this is you, and they go, totally disinterested. And I'm going to narrow down the story. You're very busy with how you look as an individual and as a society, and how you document and how you change. We're very busy with how we feel and what we wear and how we sing and how we dance and how we balance and how we hunt and how we eat and how we survive and how we touch and how we stroke and how we care. We know. We don't need a subjective impression of us on a piece of paper. And then often is the case is ceremoniously the book's thrown into a fire and they cook some marshmallows. I'm simplifying it, but that's often the case. There's often a massive disinterest. But the fact that I've made the effort to go back, that's what's counted. There's that friendship. And if I'm still running around with my stupid box trying to look for the kiss, well, you'll be our guest, but yeah, we've got more important things to do. It's a childish answer, but that's invariably, they're not particularly interested in the images. They are in the intention of having returned, and what are you doing in the return, and what have you brought back other than the pictures. Qualcun altro? Adriano? Adriano is a journalist, he's a very good friend. He traveled, very happy to see him. He traveled with Giancarlo in, I don't know if in New Guinea, but he made some in South America for sure. Questa è l'epoca nella quale l'umanità è diventata spettatrice di tutto. Tutto quello che accade, le guerre, le battaglie, è diventato spettacolo. Noi guardiamo e basta. Possiamo dire che diventiamo anche spettatori delle fotografie, cioè non riusciamo più a leggere come individui la realtà. Viviamo. Thank you. I think it's very important to keep making pictures. I think it's very important to keep making art. It's very important to keep writing and telling stories. That's the essence of our authentic, individualistic, artistic journey in life. What's most important is to persuade humanity to become fearless in their curiosity, to connect with their own humanity and what they feel for the other. So you have to keep making pictures, you have to keep telling stories, you have to keep making art to encourage humanity to go into the world and embrace and be kind and curious and not be indoctrinated to be afraid. I think we should be braver to do more rather than more fearful to do less and let a few, selected few, indoctrinate us and tell us what to do. Okay. Yeah. Grazie. Sì, se volessi. Ok. Dobbiamo comunque continuare, grazie intanto per la domanda, dobbiamo comunque continuare a raccontare delle storie, a fare delle fotografie, a compiere questo viaggio che rappresenta l'autenticità, ad avere meno paura, ad essere più curiosi, ad collegarsi e connettersi non solo con noi stessi ma anche con gli altri. Continuiamo ad incoraggiare quindi le persone a non essere indottrinati, a osare, a fare di più e ad avere meno paura. Fantastico. Io ringrazio Jimmy Nelson, ringrazio Patricia per aver organizzato, aiutato questo dialogo, ringrazio la nostra traduttrice, ringrazio voi e vi invito a bere un aperitivo e a brindare con Jimmy Nelson per la serata. Thank you very much. Inti, thank you very much for having me. It's a thrill to be here. I'm very, very flattered. Thank you, Patricia, for this opportunity, and thank you all for being here this evening. I hope nobody came expecting to hear some great, profound scientific insight. All I do hope is when you leave, you go away feeling something. Not necessarily feeling what I've said or feeling what you see in the pictures, but feeling what your humanity is.
and how thrilling and what a privilege that is, and what we do with it today and in the future, and how most importantly we leave a beautiful legacy behind. Because if we don't do that, and on that happy note,